L'incontro con Federica Biasi nasce da una bella coincidenza. Con il marketing team eravamo alla ricerca di nuovi talenti, osservando il lavoro di Federica e proprio negli stessi giorni Federica ci ha contattato, quindi ci siamo incontrate e abbiamo subito trovato un grande feeling. Ci siamo innamorate immediatamente del progetto che ci ha presentato e poi da Sofì è stato fatta un'evoluzione e dalla poltrona è stato sviluppato il divanetto per l'anno successivo. Quello che abbiamo fatto quest'anno è stato evolvere la poltrona Livre, e portarla anche in un aspetto un po' più commerciale, contract, utilizzando una base girevole. Abbiamo anche ampliato la collezione portandola in una versione sedia, l'abbiamo chiamata Livretto. Siamo molto contenti perché da un prodotto che è nato di fatto come un prodotto molto iconico, che ha avuto un buonissimo riscontro a livello di immagine, siamo riusciti a ampliare la collezione in un modo che si inserisce molto bene all'interno della collezione Gallotti Radice. Siamo insomma molto contenti. Gallotti Radice è un'azienda al femminile e con Studio Pepe, con Arianna e Chiara, l'incontro è stato un po' diverso dal solito, nel senso che abituati a lavorare con designer uomini, il nostro approccio è sempre quello un po' di cercare di ingentilire le forme e le linee, e invece con loro, diciamo, è stato feeling dall'inizio. Ecco, questo processo non è avvenuto. Abbiamo chiamato Arianna e Chiara anche per il loro diciamo respiro internazionale, per il design che è conosciuto molto non solo in Italia ma anche all'estero. Abbiamo progettato Bonfire, che è una lampada a scultura dove la luce viene riflessa attraverso questo vetro fusione, quindi è una luce che cambia ogni volta a seconda di dove si guarda, e poi il sistema Spectrum. La famiglia di lampada Spectrum che abbiamo disegnato per Gallotti e Radice ha sicuramente come tratto distintivo la purezza della luce. Infatti, quando ci siamo approcciati al progetto, una delle prime cose che volevamo mantenere era appunto una luce molto pura, molto scultorea, molto disegnata, ma allo stesso tempo molto morbida. La famiglia è composta da 2 dimensioni e 2 disegni diversi per quanto riguarda il neon. Crediamo che possa essere un sistema che può esprimere la sua bellezza sia singolarmente che in gruppi più o meno piccoli o più o meno grandi, quindi è un sistema molto versatile. Collaboriamo con Oscar e Gabriele Buratti da più di 10 anni e quest'anno abbiamo davvero sentito l'esigenza di fare una richiesta un po' diversa, quindi di pensare a una zona dining completa, e così è arrivata la proposta di Shiro e Akiko, che sono 2 prodotti che vivono molto bene insieme, cioè si completano ma allo stesso tempo hanno una forte identità. In questo momento così difficile e delicato, dove tutti abbiamo bisogno di rincontrarci, forse il tavolo è l'elemento tipologico della casa, ma anche del lavoro, anche di altre situazioni ambientali, dove si può stare insieme, dove si può stare bene insieme. Per cui sono contento di aver fatto un tavolo in questo momento. Tavolo che abbiamo voluto completamente in legno, però non è un legno semplice. La base è fatta di questo legno fresato, il piano ha un disegno che riprende un incrocio, un intarsio. Partiamo da un legno molto semplice ma diventa tutto molto ricercato,
molto elaborato e molto sofisticato, su una forma molto semplice. La poltroncina invece anche lì nasce dall'idea di fare una poltroncina a pozzetto, completamente tessile, ma che parte da un disegno, da una geometria che è quella del cerchio, e la rielabora facendo una composizione di volumi circolari che si appoggia su una struttura esilissima, come un fenicottero, che è un corpo piuttosto importante che sta su delle gambe finissime. Questo è il progetto di quest'anno. Abbiamo potuto apprezzare il lavoro di Davide e Nicola. Loro è un design che si può definire retrofuturistico ed è un po' lo stesso concetto che ritroviamo nella parte stilistica di Gallotti e Radice, dove la tradizione incontra l'innovazione. Our design is very subtle in terms of the influence we have from the Middle East, from Lebanon. The inspiration is more in terms of the proportions, the geometries, the way we work the spaces, how we think about the piece in a space, and this is how we get to a piece like the Prism series. Silvia challenged us to try to create a paravent that can also have a function that can be used and transformed, that can change spaces. So David and I wanted to create a furniture piece that can extend, turn, dance around the space, and I think this is why we created that modularity with a module that is not really a rectangle, it's a triangle that if you turn in any direction it will change the whole space. La collaborazione con Massimo Castagna è la più longeva e il suo contributo è stato fondamentale per il passaggio dell'azienda da azienda di complemento ad azienda lifestyle. L'azienda nasce da vetro e metallo. È stato per molti anni utilizzato l'acciaio, ma sentivamo il bisogno di passare a dei toni più caldi e quindi Massimo ha un utilizzo fantastico dei materiali, un approccio veramente straordinario e ci è piaciuto molto l'uso del dottone brunito e quindi da lì sono stati sviluppati diversi prodotti con questa finitura. Il mood di Gallotti è femminile, la mia è una mano un po' più maschile. In questo caso Clemo e Monete nascono da una ricerca su due materiali che amo moltissimo. Il ceppo di Grès, perché una pietra me la trovo molto educata, cioè è sofisticata, elegante, vive molto bene con tutti i materiali, ma addirittura con delle pietre venate, cosa che invece tanti materiali molto più squillanti, molto più forti fanno fatica ad avere a questo tipo di carattere. Il ferro nelle varie bruniture, nei vari trattamenti è un'altra delle cose che io perseguo da tanti anni. In questo caso abbiamo trovato una nuova finitura, cosa molto difficile, che trovo che si sposa molto bene non solo con il ceppo, ma con gli altri elementi della collezione, quindi i tappeti morbidi, i velour, gli imbottiti, i legni, le altre cose che Silvia ha poi guidato nella collezione di quest'anno. Pietro Russo è un artista a 360 gradi. Mi piace molto di Pietro il fatto che è un creativo, ma è un creativo concreto, nel senso che autoproducendo la sua collezione comunque ha sempre un approccio molto costruttivo e quindi aiuta poi nello sviluppo del prodotto. Hide and Seek è un prodotto che ha delle radici, una forma di ispirazione negli anni '80, anche se gli anni '80 in realtà era un periodo sarcastico, il prodotto aveva questa provocazione, però è anche vero che negli anni '80 c'era anche quest'altro lato elegante, che era quello dell'accato, e io mi sono ispirato un po' nella finitura, anche nelle forme. Il mio processo
creativo normalmente è un po' rilassarmi, cioè generalmente giocare. C'è stato un momento in cui mi girava questo loop dell'accato perché ho iniziato a rivederlo, è iniziato a tornarmi in testa e qui il prodotto con delle forme semplicissime, dei cilindri, dei piani, qualcosa che ruotasse e quindi mettesse in evidenza, però in realtà è sempre qualcosa di giocoso, un gioco anche di elementi costruttivi, quindi molto semplice. La collezione di imbottiti sta diventando per Gallotti e Radice sempre più importante e proprio per questa esigenza abbiamo chiesto a Marzia e Leonardo Dainelli di sviluppare un'area living completa. La nostra collaborazione è partita dal divano Elissa, che è stato molto ben recepito dal mercato, per cui per il 2021 abbiamo chiesto un'evoluzione del divano in forma modulare. Abbiamo la poltroncina lilà e il tappeto resia, definisce gli spazi in modo originale grazie a una forma piuttosto inusuale. L'approccio con Gallotti e Radice è stato semplificato dall'umore delle ragazze che ho trovato in questa azienda, che per me è strano perché collaboro di solito con aziende molto maschili. In realtà Gallotti e Radice è un'azienda tutta al femminile e inizialmente mi sono un po' ritratto, poi dopo ho capito che veramente potevamo fare cose belle insieme perché nel design piuttosto crudo che di solito un uomo mette dentro nei progetti, la parte femminile viene sempre ad addolcire tutte le forme, tutte le linee che abbiamo disegnato sia per questa collezione che per la precedente. Devo dire che la collaborazione con Gallotti e Radice è per noi molto interessante, non soltanto per i prodotti che sono disegnati dal nostro studio, ma proprio per la collezione intera. Infatti negli ultimi progetti abbiamo voluto inserire alcuni prodotti iconici dell'azienda che amiamo diciamo a 360 gradi, perché si inserisce con il gusto che è un po' il nostro stile, quindi un po' borghese ma dalle linee sobrie e molto eleganti.